Bentornati a tutti. Allora, mi sono arrivate parecchie mail da utenti che mi domandavano, e l'argomento di oggi sarà proprio indirizzato su questi due programmini, i due insomma più, non dico famosi, ma più utilizzati per fare questo lavoro che vi dirò ora. Comunque si parlerà di pulizia del computer. Mi hanno mandato davvero molte mail, mi sono arrivate dicendomi che sono confusi in quale programma andare a utilizzare, quindi stiamo parlando dei due programmini più famosi, quindi abbiamo il CCleaner da una parte e il BleachBit dall'altra parte, dicendomi che insomma in alcuni video, solo in qualche video io ho parlato benissimo dell'utilizzo del CCleaner e di non utilizzare nessun programma, come è vero e ribadisco tutt'oggi, non utilizzare nessun programma perché nessun programma velocizza il computer, ma a livello di pulizia il CCleaner è davvero un ottimo programma, come ho detto nel video, però loro vedono insomma anche altri canali e tutorial, diciamo, buttano a terra il CCleaner e portano all'utilizzo del BleachBit. Quindi oggi diciamo metteremo un punto proprio all'utilizzo o del BleachBit o del CCleaner. Partiamo dal presupposto che sono entrambi dei programmi free, quindi il BleachBit è in free e il CCleaner è in free, addirittura il BleachBit è in open source. Quindi non chiederà nessuna cifra. Invece il CCleaner abbiamo sia la versione free, che permette di fare talmente tante cose, e poi abbiamo le versioni, man mano andiamo pagando il prezzo, sia le tecniche che quelle pro. Quindi sotto pagamento abbiamo anche il programma ancora più sbloccato, ancora migliorato. Quindi allora, intanto è sempre bene, io do sempre un consiglio a tutti gli utenti, ma non solo sulla pulizia o la velocità, diciamo, del computer, insomma, a carattere generico, magari per evitare di farvi venire questi dubbi, anche se può essere giusto o non può essere giusto, magari evitate di andare girando canali per lo stesso argomento. È pure vero che è sempre meglio avere più punti di vista, più spiegazioni, però è normale che magari troverete in un canale chi è a favore di un determinato programma e dall'altra parte questo programma viene completamente buttato a terra, o per fare quantità di video e parlare del nulla, oppure perché dico poi, come si suol dire, carta canta, oppure proprio perché deve buttare a terra magari il programma di un altro canale. Quindi è sempre meglio, secondo me, voi, per evitare di farvi venire questi dubbi, che sia giusto, che sia sbagliato, comunque vedere insomma i video di un canale e basta. In questo caso, diciamo, se vi affidate proprio a quel creator, dovete avere comunque massima fiducia a quello che dice lui, o che sia sbagliato purtroppo, o che sia esatto, meglio per voi. Questa piccola parentesi, comunque fate sempre quello che volete. Quindi, partendo dal presupposto che abbiamo detto che sono i due programmi più scaricati, più funzionali che possano esistere. Allora, perché io dico di non utilizzare, quindi questa è proprio un'affermazione, di non utilizzare invece BleachBit, e qua sempre entreranno in confusione parecchi utenti che magari in altri siti, abbiamo detto, o in altri canali troveranno invece chi non utilizzare il CCleaner. Intanto il CCleaner è un programma scaricato ed utilizzato veramente da anni e ha fatto sempre davvero bene il suo lavoro, però oggi vedremo proprio le differenze che ci sono fra i vari programmi, quindi diciamo non sto qui a dire le solite cavolate, il vincitore è quello, il perdente è quello. Allora io dico solo già sin da ora che ovviamente continuate, quindi non dovete ora nuovamente scaricare, continuate, perché già l'avevo detto in video precedenti, io non mi rimangio mai quello che dico. Per me, se un software dico e faccio un video che è buono e stop. Non è che fra un mese quel software diventerà cattivo. È buono perché è stato testato, a prescindere da molti utenti che ne hanno avuto un riscontro veramente positivo, ma è stato testato da me stesso per anni e anni e anni. Quindi non ha mai fallito un colpo CCleaner. Quindi continuate a scaricare CCleaner e affidatevi a CCleaner al 100%, perché è davvero ottimo. Quindi allora, vediamo, intanto io vi dirò ora qualche differenza, ma non perché lo dico io. Queste sono cose ovviamente che si possono anche andare a vedere nei vari siti internet. Basta scrivere su una pagina di ricerca differenza fra CCleaner e BleachBit, quindi non c'è nessun programma a favore di, io non sono a favore di quel programma piuttosto che ad altro programma, quindi benissimamente sono notizie che si riescono a reperire sui vari motori di ricerca sul sito internet, quindi giustamente danno i pro e i contro dei propri programmi. Allora, per esempio, possiamo andare a vedere questi pro che ha il BleachBit, che sono veramente pochissimi comunque. Per esempio, io ho preso qua una lista, insomma, di
difetti e pro che potrebbe avere il Bleach Bit come difetti e pro che potrebbe avere il CCleaner. Per esempio, guardando insomma qua il Bleach Bit, scusate se insomma non guardo più la camera perché sono molte, quindi non le riesco a ricordare bene. Allora, Bleach Bit intanto partiamo che come pro ha solo, e qua sono sempre a favore, abbiamo detto, di tutti i programmi gratuiti open source, fino a quando però fanno il lavoro, abbiamo detto sempre nei video precedenti, perfetto. Quindi sono a favore dei programmi gratuiti. Se il lavoro non lo fanno perfetto, i programmi gratuiti si devono spostare e dare spazio ai programmi a pagamento comunque. Il Bleach Bit, un punto di forza, è proprio che è un programma open source. Abbiamo detto che i programmi open source sono i classici programmi completamente free che non richiedono nemmeno un euro. Quindi se voi scaricate in maniera o executive, quindi che si installa, quindi col punto .exe o portatile, quindi senza bisogno di installazione, ogni volta che cliccate il programma direttamente si aprirà e funzionerà senza installazione, serve a ben poco perché basta installare il programma una sola volta, poi non è che lo dobbiamo installare più volte, comunque serve a ben poco. Abbiamo visto che comunque il programma è completamente gratuito, quindi questo ovviamente è un punto di forza del Bleach Bit. E stop perché non ne riesco a trovare altri, perché per esempio uno come me, un tecnico che ha, ovviamente non dico magari un utente finale che diciamo non ci interessa nemmeno tanto la disposizione delle icone sul desktop, ma per esempio anche può essere che poi ci interessi, ma uno come me, per esempio un tecnico come me che ha bisogno di andare a sistemare le proprie icone sul desktop in maniera di aggiornamenti console magari a destra, aggiornamenti cellulari tutti in basso a sinistra, che vi posso dire, e tutta la parte della masterizzazione in alto a destra dall'altra parte, quindi andare a cliccare questo Bleach Bit e immediatamente dall'avvio della pulizia vi scombina tutte le icone voi non ne capirete più niente. Già per me questo è un punto a sfavore, è deleterio, insomma per me, almeno ripeto, io che sono tecnico e ho la necessità di avere divise tutte le mie icone nel desktop per categoria, quindi immediatamente Bleach Bit vi scombina tutte le icone del desktop. A me sinceramente questo mi dà molta noia, molto fastidio. Poi Bleach Bit diciamo che è meno male che lo fa perché è un programma adatto per fare quello, elimina solo i file inutili, quindi alla fine questo può essere messo come punto diciamo di forza, non è un punto di forza, è un punto perché il programma deve fare quello, quindi fa quello. È come dire, ho scaricato un programma per masterizzare, il punto di forza è che masterizza, se è fatto per masterizzare deve solo masterizzare, quindi fa il suo lavoro, quello di eliminare file inutili. La protezione della privacy è completamente debole, se non inesistente, comunque lasciamo perdere e mettiamo debole, quindi privacy, sotto il profilo privacy Bleach Bit è completamente debole. Poi non ha una funzione di ottimizzazione all'avvio, questo significa che non ottimizza le app che partono all'avvio, abbiamo fatto un video in precedenza come velocizzare proprio l'avvio del computer disattivando alcune app, questo Bleach Bit non ce l'ha. Dopodiché monitora solo le minacce, però non le include, quindi per me non serve a nulla una cosa che viene monitorizzata, però non include le minacce, cioè non può fare nulla, comunque ci dice che qua c'è una minaccia, però tutto lì sta fermo, cioè non fa nessuna pulizia, non riesce a cappetare, a bloccare, cioè non fa nulla, lui vede là e stop, non fa nulla, quindi questo altro punto a sfavore di Bleach Bit. Quindi le funzionalità integrate che c'ha sono veramente limitate, altro punto a sfavore di Bleach Bit. Poi un'altra cosa pure forte, questa però è legata purtroppo al fatto che è open source, ringraziamo sempre tutti i programmi open source, quindi gratuiti, il fatto che l'assistenza è inesistente, quindi se avete un problema con Bleach Bit, purtroppo l'assistenza è inesistente o quasi inesistente, addirittura il fine settimana non si può nemmeno contattarli, quindi il fine settimana è out totale il centro assistenza. In altri giorni è difficile contattarli perché bisogna contattarli tramite un post direttamente sul loro sito, tramite email, però è veramente tutta la procedura lentissima, quindi partiamo dal presupposto che l'assistenza di Bleach Bit è inesistente o quasi inesistente. Infine chiudo dicendo che Bleach Bit potete anche scaricarla e andare a vedere come funziona, non è intuitiva e veloce come CCleaner che basta fare pulisci e lui pulisce tutti il computer, ora parleremo anche di CCleaner, però bisogna sapere un peletto, un qualche cosa di informatica, quindi chi arriva sempre dal computer come prima volta, non è esperto, non mastica di informatica, in questo caso non è mastica non di hardware perché non c'entra niente ma di software, è un pochettino restio all'utilizzo del computer,
BleachBit gli verrà veramente complicata, in più si potrebbe combinare danno al sistema operativo, perché si devono andare a inserire proprio delle spunte su dei nomi che praticamente sicuramente un utente normale che rientra nella norma nell'utilizzo del computer non conosce. Quindi c'è il rischio di andare a eliminare qualche chiave, qualche cosa che invece serve e magari non deve essere eliminata all'avvio, quindi rovinando anche il sistema operativo e creando problemi. Quindi questo per me, e sempre dico solo per me, è il BleachBit. Quindi abbiamo visto due pro, di cui uno nemmeno lo considero pro perché è il suo lavoro, quello di togliere file, se no è inutile che viene chiamato programma di pulizia, e dopodiché il fatto che è gratuito e non si paga nemmeno €1. Tutto il resto già avete visto, sono tutte secondo me cose completamente negative, a partire da me, quello che mi dà più noia, tutta la scompaginazione delle mie icone sul desktop. Per poi invece parlare invece di CCleaner. Allora, CCleaner, i contro quali sarebbero? Per me CCleaner al contrario ha solo un contro, che è quello del pagamento, però è solo un contro, diciamo, fra virgolette, che si può inserire fra una parentesi, perché comunque CCleaner non è soltanto a pagamento, abbiamo detto, ma c'è anche la versione free, quindi non è detto che un utente finale il CCleaner lo deve per forza andare a pagare. Può scaricarlo gratuitamente e fa lo stesso un buonissimo lavoro. Se poi vogliamo le versioni top, ovviamente dobbiamo andare a pagare, perché lì c'è dietro il lavoro di tutta un'azienda, l'assistenza clienti esistente 7 giorni su 7, vi ricordo, quindi lo potete contattare in tutti i modi, quindi avete assistenza in continuazione se il programma vi dà qualche difetto o combina qualche danno, quindi o anche che voi volete delucidazioni anche per acquistare il programma. Quindi che non siete utenti già registrati con licenze, quindi che volete acquistare il programma e loro vi danno tutte le delucidazioni possibili e immaginabili, in più vi spingono a comprare in base al vostro utilizzo di quello che ne fate del computer e quello che volete andare a pulire, vi indirizzeranno su un utilizzo preciso di un programma, quindi se volete la Pro, la Technician e altri tipi o la Free stesso per esempio vi basta. Parlando però di alcune cose che fa questo bellissimo programmino, ovviamente come a BleachBit, perché abbiamo detto qua non patteggiamo per nessun programma, ovviamente pulisce i file del computer. E per fortuna che pulisce i file perché anche lui è un programma di pulizia computer, quindi ovviamente quello lo deve fare, almeno quello lo deve fare. E devo dire che CCleaner lo fa veramente bene. È molto semplice, in questo caso non c'è bisogno di capirne niente di informatica, basta fare avvia pulizia e lui avvierà tutta la pulizia in maniera veramente semplice e intuitiva, quindi non c'è bisogno di capire nulla di informatica a livello software. Dopodiché al controllo di BleachBit lui protegge benissimamente, devo dire, la privacy, anche lasciandolo aperto in basso a destra nella barra degli strumenti accanto all'orologio all'antivirus, lasciandolo sempre aperto protegge veramente benissimo la nostra privacy. In più fornisce file temporanei di eliminazione, in più CCleaner, e se ci avete mai fatto caso chi è che l'ha installato, offre anche la possibilità di andare a disinstallare i programmi, quindi ha una funzione di pannello di controllo in aggiunta già a quello di Windows. E devo dire che nell'arco della mia carriera, che tuttora insomma è sempre attiva per fortuna, devo dire che molte volte alcuni computer di miei clienti che erano completamente disastrati a livello di Windows, a livello di quindi sistema operativo, il cui suo pannello di controllo non riusciva a disinstallare un programma installato, invece con CCleaner ci siamo riusciti a toglierlo, quindi CCleaner offre veramente una disinstallazione aggiuntiva di programmi che è veramente efficiente. In più ha anche una funzionalità di aggiornamento sia dei programmi, quindi dirà se qualche programma nostro facendo una scansione è obsoleto, e in più ha anche la funzionalità di aggiornamento dei driver. Abbiamo fatto per esempio da pochissimo anche un video su quale programma utilizzare il driver Easy, famosissimo per andare a aggiornare i driver. Li possiamo anche andare a aggiornare tramite CCleaner, quindi vedete già il pacchetto complesso che offre il CCleaner rispetto a BleachBit, e devo dire che funziona bene, non sono cose in aggiunte fatto tanto per fare numeri, funzionano davvero bene. Dopodiché include delle funzionalità avanzate aggiuntive rispetto a BleachBit, che non le include completamente, ha anche una compatibilità multi-browser, quindi dipende se utilizziamo quale browser, ha sempre una compatibilità con tutti i browser. Protegge la privacy, l'abbiamo detto poco fa, però in più rispetto a BleachBit monitora tutte le minacce, quindi se c'è qualche minaccia lui riesce a captarla e stopparla. E poi abbiamo detto, cosa più importante, che l'assistenza insomma di CCleaner è disponibile 7 giorni su 7, quindi questo punto già l'abbiamo affrontato, potete contattarla quando volete per qualsiasi informazione.
Quindi abbiamo visto qua le differenze che ci sono fra CCleaner e BleachBit. Ripeto, sono differenze che io ovviamente in fase di test ho utilizzato tutti i programmi, ho immediatamente tolto BleachBit perché non serve per me, non è adatto per fare il suo lavoro. Ringraziamo comunque sempre perché è un programma open source, quindi che servirà magari a tutti quei tecnici per aumentare il livello e le prestazioni di questo programma in futuro. Io ho tenuto e terrò sempre il mio CCleaner accanto a me perché è davvero un ottimo programma. Ripeto, queste sono le cose che ho fatto io, che ho visto io, ho notato io in fase di test, però voi aprite qualsiasi programma, pagina internet anzi, e andate a vedere, a scrivere proprio in una pagina di ricerca differenza fra BleachBit e CCleaner e vedete che queste cose che io ho letto sono veritiere e che insomma ve ne renderete comunque sempre più conto, perché ho detto io sempre dico sempre di fare dei test personali andando a scaricare CCleaner e BleachBit e vedere come si comportano. Chiudo soltanto dicendo che il BleachBit necessita di un lavoro di CPU 10 volte maggiore rispetto a quello che utilizza e stressa CCleaner. È vero che sono dati veramente bassi di utilizzo di memoria di CPU e di RAM, però questo vi sta a significare quanto BleachBit possa stressare una macchina in pulizia rispetto al CCleaner. Inoltre, e chiudo, ve lo assicuro, il CCleaner famosissimo pulisce il computer e le chiavi di registro soprattutto, quindi questo è fastidioso quando andiamo a disinstallare un programma che non si disinstalla e pulisce del tutto con il pannello di controllo abbonamento di Windows, lui riesce a togliere ogni traccia di chiave di registro. Quindi la pulizia, abbiamo detto, CCleaner la fa in credo meno di 40 secondi e riesce a togliere veramente tutto. Ve ne accorgete se poi ulteriormente fate una pulizia disco. BleachBit, se clicchiamo tutte quelle spunte, sempre a rischio e pericolo di chi non conosce veramente il termine tecnico, impiegherà credo fra i 10 e i 15 minuti per effettuare una pulizia. Quindi questo è quello che vi ho detto, fate sempre voi, affidatevi insomma al programma secondo voi che reputate migliore. Ciao a tutti, al prossimo video.